Ci troviamo nella città di Kakegawa, nella prefettura di Shizuoka, ma oggi non è un giorno normale, perché oggi qui c'è un caos pazzesco. Infatti oggi si svolge il Kakegawa Omatsuri. Siamo al festival di Kakegawa, molto bello, molto local. Infatti di stranieri ci siamo solo noi. Abbiamo incontrato una ragazza giapponese che parlava italiana, che ci ha chiesto se eravamo italiani e poi ci ha detto: scusate, ma perché Kakegawa? Perché te parli italiano? Gli abbiamo detto, infatti lei era fidanzata con un ragazzo italiano. Adesso vedremo un sacco di carri e anche tante danze. Eccone che parte uno. Oggi è il 13 ottobre e fa 30 gradi. 30 gradi, non è normale. Parliamo di una festa tradizionale giapponese molto particolare e molto attesa perché non si svolge tutti gli anni, ma solo ogni 3 anni. Per qualche giorno la città si trasforma completamente, strade piene, musica ovunque, carri enormi super decorati che sembrano usciti da un film storico, ma spinti da persone che urlano come se non ci fosse un domani. Da questo punto qui del ponte partono i carri, che eccoli stanno tutti tipo processione intorno. dei santi. Esatto, come quelle italiane. Quello è il castello di Kakegawa, guardate che scorcio qua. Questi sono tutti alberi di ciliegio, i ciliegi di Kakegawa, che purtroppo ovviamente adesso non è periodo, ma immaginateveli tutti rosa durante la primavera. Ma questa cosa te la sei comprata qui, questa bandana? Sì, questa l'ho comprata qui. Una bandana? No, non è una bandana. In realtà i giapponesi con questi ci fanno i pacchetti regalo. Te sei messa in testa la carta regalo? No, ma anche loro li usano così, li usano. Troppo caldo non so se hai e fatto non vedere c'avevamo che il Stefania e cappello. Noghi hanno tutte e due il kimono e sono bellissimi. Sai che somiglia? È un po' quelle feste patronali dove stanno le varie contrade in Italia. Esatto. Loro, della prefettura, ogni carro rappresenta un gruppo. Comunque stanno a fare un riposino qualcuno, Alcuni sono più abbioccatissimi, che comunque è faticosissimo portare sto coso. Sì, molto. Soprattutto per chi lo porta. Hanno le ruote su questo, però comunque è difficile. Poi oggi fa veramente caldo. Secondo me non sono abituati, nel senso che è sempre 13 metà ottobre stiamo. Questo non è un festival qualsiasi. Il grande festival di Kakegawa è una cosa seria. Coinvolge 41 quartieri, collegati a 7 santuari del centro della città ed è talmente grande che si tiene solo ogni 3 anni. Negli anni in mezzo c'è una versione più piccola, il Komatsuri, giusto per non sentirne la mancanza. Le sue origini risalgono ad almeno 260 anni fa, in pieno periodo Edo. E anche se la forma attuale si è definita più di un secolo fa, lo spirito è rimasto lo stesso. Prima della guerra era conosciuto come il Festival dei Costumi, famoso per l'eleganza e lo spettacolo, uno dei più importanti di tutta Shizuoka. Il cuore della festa sono proprio i carri trasportati e spinti a mano da moltissime persone. Vengono preparati per mesi, sono giganteschi, coloratissimi, con intagli pazzeschi e sopra ci salgono musicisti che suonano flauti, tamburi, insomma un po' di tutto. Da questo col fiore. Questo è bellissimo, deve essere lo stemma di qualche casata. Questo è eccezionale sto drink. Aquarius, cioè i sali minerali, se no qui. Cioè ragazzi sembra agosto. Uno degli aspetti più divertenti sono le sfide tra i quartieri. Ogni zona ha il suo carro e nessuno vuole perdere. Si tirano i carri con tutta la forza possibile, tra risate, sudore e un sacco di spirito di squadra. Poi ci sono anche esibizioni tradizionali. Ovviamente non manca il cibo da festival, spiedini, dolci, cose fritte di cui non conosciamo neanche il nome. Ci rendiamo conto che non siamo solo spettatori, ma che al Kakegawa Matsuri partecipano tutti, anche chi passa per caso. Dopo l'intera giornata passata al Matsuri di Kakegawa, ritorniamo ad Hamamatsu e qui visitiamo il castello,
un luogo importante che ha cambiato la storia del Giappone. La teoria prevalente è che il castello originario sia stato costruito intorno al 1590. Qui ci ha abitato, c'è stato per 17 anni Tokugawa Ieyasu. In affitto. In affitto. Quindi diciamo il castello è importante proprio perché rappresenta il periodo dell'avanzamento dello shogunato e del suo potere, il potere di Ieyasu. Da questo castello iniziò il percorso che lo avrebbe portato a vincere la battaglia di Sekigahara, ad unificare il Giappone, spostare la capitale ad Edo, quella che adesso conosciamo come Tokyo. Non perdetevi il prossimo video, perché sarà veramente un video unico, con un'esperienza particolarissima, in una pizzeria giapponese di pizza napoletana. Ma non ho andato a scuola, è sempre stato girare vicino a lungomare. Quindi l'hai imparato così, ascoltato? Non a scuola, No, è sempre questo lavoro. Qua, ma È sempre incredibile. lavoro, dentro il lavoro. Mamma mia. Dovevi capire per forza, cioè Non capivi niente. Non capisco niente. all'inizio Ma penso sì.